Cari amici di LumaFusion Italia, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato all'applicazione per iOS per il montaggio video. Avete visto, sono riuscito a portare un altro contenuto nonostante i rumori di fondo che non si sentono fortunatamente perché si vede che in questo momento non battevano. Prima di iniziare a vedere cosa ho combinato, vi invito a iscrivervi al canale ovviamente e azionare la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Detto questo, oggi andiamo a ripassare un pochino così la titolazione ma a grandi linee e vedremo come fare una titolazione cinematografica. L'abbiamo già visto tante volte, ma ripassare un po' non fa male, soprattutto per chi arriva ora o ora su LumaFusion. Quindi andremo in primis a scaricare veramente da internet un font, due font che a me sembrano belli per questo tipo di titolazione, ovviamente ognuno ha i suoi gusti, e provarli a mettere su un filmato. Ovviamente non basta un font cinematografico, non basta un font minimale, che consiglio vivamente, ma servono altri attributi. Ovviamente anche il filmato deve essere in modalità cinematografica, colorazione, bande nere, eccetera eccetera. Quindi vedremo un po' di mettere qualcosa di molto semplice. Detto questo, andiamo a vedere il tutorial e poi ci vediamo alla fine per i saluti. Come prima operazione andiamo a scaricare un font che ci servirà. Allora, Cinematic Font. Allora, ce ne sono tanti siti, vedete qua il primo, ok? Poi ce ne sono tantissimi, anche con esempi. Io prenderò questo, che non tutti sono gratuiti, ovviamente, ragazzi, bisogna ovviamente così, però diciamo che quelli che ci possono servire, va bene, sono gratuiti. Questo qua, per dire, questo qua lo andiamo a scaricare cliccando sul download. E uno, e poi andando giù vedete che ce ne sono altri, ok? Io ho preso Tommy, poi c'è Azonzi, ci sono questi, c'è Maximum. Allora a me piace tanto il minimale, ok? L'avrete capito forse? Il minimale, quindi me ne sto con quel tipo di font, vado a prendere anche magari uno un pochino più diciamo cicciollo, ok? Quindi abbiamo preso i nostri font e andiamo adesso nell'area download del nostro dispositivo a installare ovviamente in LumaFusion i due font che troviamo nell'area download. Eccoli qua, 1 e 2. Allora andiamo uno a scompattare e l'abbiamo scompattato. Allora, lo sapete che per installare basta tasto destro, ok, condividi e andare in condivisione su LumaFusion. E il primo l'abbiamo messo. Adesso andiamo a mettere anche il secondo, che è questo qui. Andiamo sempre a fare tasto destro oppure lungo, tap lungo, io uso il mouse quindi tasto destro, e andiamo a condividere anche questo. Una volta fatta questa operazione possiamo andare ad aprire LumaFusion e andare a fare una prima operazione di un primo video. Ok, arrivati in LumaFusion vedete che praticamente i miei font sono stati installati correttamente. Ora vado a fare un altro progetto. Non serve ovviamente solo un font cinematico per rendere un video cinematico, bisogna avere anche un filmato adatto, ok, alle circostanze, la musica giusta, eccetera eccetera eccetera. Allora andiamo a cercare proprio qui un filmato cinematico, andiamo su cerca e mettiamo anche qui. Ok, andiamo a vedere cosa ci propone. C'è la luna, le stelle, il ponte. Oh, tanta roba. Ok, andiamo a prendere un filmato. Ovviamente io adesso non starò a vedere, cioè non troverò il pelo nell'uovo, ovviamente. Vado a prendere un filmato, avevo visto uno che mi piaceva prima, e lo so, sono così. Andiamo a prendere questo, ok? E lo andiamo a trasferire subito nella timeline. Una volta caricato il filmato andiamo un attimo a analizzare com'è.
Ok, è una città in movimento, va benissimo così. Ok, non stiamo a vedere adesso il pelo nell'uovo. Quindi, prima di mettere, l'abbiamo fatto tante volte, ma lo rifacciamo, prima di mettere ovviamente il nostro font, rendiamo ulteriormente cinematico il nostro filmato andando nella modalità taglia e facendo venire delle bande nere sopra e sotto. Siamo a 16 nodi, quindi va bene così. Allora, qui andiamo su la matitina che hanno ovviamente aggiunto, bella cosa, facciamo 15, enter, ok, e andiamo anche giù a fare la stessa cosa, 15. Ecco lì, abbiamo reso il nostro filmato ulteriormente cinematico, quindi vedete come è diventato più bello. Adesso andiamo a mettere qui una musica cinematic anche qua. Di solito per la, diciamo, la parte cinematic, non di solito, ma la maggior parte di volte si utilizza una musica, diciamo musica classica, così. Però una città, diciamo che magari la musica classica non è tanto adatta, ma noi ce la mettiamo lo stesso e ne strafreghiamo il tutto. Andiamo a sceglierne una e sentiamola ovviamente. Ecco, questa la facciamo però iniziare, vedete che inizia già qui, la dobbiamo fare iniziare abbastanza presto, cioè no, diciamo no, non... Ok, ok, andiamo a prendere e la mettiamo di sotto, vediamo un po' cosa succede. Ok, quindi abbiamo messo praticamente una musica, ok, cinematica. Adesso andiamo a marcare dove vogliamo far iniziare il nostro testo con il marcatore. Ecco, io ho messo due mark perché uno voglio in entrata al testo e uno lo voglio in uscita. Allora, prima di a proseguire con il nostro tutorial, andiamo a cambiare la durata a 2 secondi delle transizioni. Perché? Perché più lenta è, ok, la transizione d'entrata del titolo, poi potete fare qualsiasi animazione, ovviamente, più gradevole ovviamente è il filmato stesso, ok? Quindi andiamo nel primo mark, che è questo, e andiamo a mettere un testo in sovraimpressione, ok? Andiamo su, ovviamente sul cambiamento di testo e ci mettiamo, allora, cinematic city. Ok ragazzi, anche l'inglese ho imparato, vedete. Cinematic City. Allora andiamo a vedere adesso come è il nostro font, però ok, non è lo stesso, un po' più indietro, un po'. Ok, andiamo ora a cambiare ovviamente il nostro font, perché abbiamo messo, ci abbiamo fatto, come dire, tanto fatica per prendere quelli nuovi, poi ci utilizziamo quelli vecchi. Quindi andiamo in font, andiamo sul testo ovviamente e andiamo a cercare quelli che abbiamo messo. Vedete, sono proposti subito qui. Abbiamo questo, ok, che è molto bello, ma come farò adesso notare, se mettiamo questo, l'effetto è ancora più marcato. Possiamo ovviamente aumentare la dimensione in base alle nostre esigenze e a questo punto andare a fare l'operazione di inserire ovviamente la transizione o wagesemu, ok, quindi andiamo qua, cancelliamo anche questa, allunghiamo questa, ora che semu, e mettiamo la transizione anche di qua. Quindi ora andiamo a vedere intanto se la lunghezza, ok, ci siamo, mi sembra, sì, più o meno, ok, il marco è qua, scusate un attimino, ok, vediamo un po'. Ecco, una cosa che possiamo fare ovviamente è l'animazione, ok? L'animazione del testo.
in base alla velocità del filmato. Ora questo filmato è molto lento l'avvicinamento, ma possiamo ovviamente farlo, questo a voi, ok? Diciamo come dire, il compito di farlo. Ora andiamo a tagliare in un punto, lasciando la musica. Non troppo lungo, perché vi faccio vedere un'altra cosa. Ecco, tagliamo qua, togliamo questo e andiamo a caricare un altro filmato, perché voglio farvi vedere un altro, diciamo, non è una cosa cinematografica, diciamo, non è una cosa cinematic, ma come possiamo fare un'altra cosa per abbellire la, la transizione del testo, ok? Abbellire, nel senso fare una cosa un pochino, come dire, diversa da quello che abbiamo visto adesso nel filmato precedente. Quindi mi tira fuori anche la ricerca funziona bene in LumaFusion, proprio alla grande, ragazzi, direi. Trova tutto quello meno quello che devo avere io. Comunque andiamo a vedere questo, vediamo un pochino. Ma sono sempre questi cosi così rallentati, non capisco perché dobbiamo avere sempre lo slow motion, perché? Vediamo un po' questo. Andiamo a prendere un'altra cosa, ragazzi. Ecco qua, questo qua mi piace. Questo mi piace. Allora, ce l'ho fatto a mettere qui in coda, ovviamente, per farvi vedere una cosa, ma un effetto molto stupido, però un effetto d'effetto. Bene, andiamo a fare un altro titolo, mettiamo questo filmato qua, lo andiamo a mettere praticamente in coda e andiamo a mettere un altro titolo. Lo mettiamo qua, adesso non andiamo a tempo, non state a vedere queste cose qui. Andiamo a scriverci dentro un'altra cosa, ovviamente cambiamo, almeno cambiamo quello che c'è scritto dentro, non lo facciamo uguali, ovviamente ci mettiamo. Ecco, Cinematic Title. Adesso andiamo a cambiare il font e mettiamo invece quello che abbiamo scartato prima, ma non l'abbiamo scartato perché non ci piaceva, perché abbiamo preferito l'altro. Ok, mettiamo qua, questo qui. Adesso facciamo la stessa cosa, andiamo indietro, mettiamo ovviamente un fade qui, ok? E cosa facciamo a questo punto? Andiamo a tagliare, ok? Questo lo andiamo a tagliare. Io ho sbagliato, dovevo fare l'operazione diciamo deve essere fatta a monte senza metterci il fade prima, bisogna tagliare qui, andare ad aggiungere qui una transizione, ovviamente questa ovviamente è troppo vicina perché io l'ho fatto così, ma va bene così. Andiamo avanti e mettiamo la stessa lunghezza dello stesso fade. Voi direte cosa stai facendo? Non vi preoccupate che Gennaro sa il fatto suo. Adesso cosa voglio fare? Sotto nel filmato ci vado a mettere un effetto blur, perché vedrete che è l'effetto visivo, ok? Più che altro visivo. Com'è? Magari se vado su, sì, sono su blur, sì, ok. Scusate ragazzi, ho sbagliato io. Su blur è questo, lo vado a mettere il secondo, ok. Guardate un po' che effetto fa questo. Poi ovviamente cosa faccio? Lo faccio finire, ok? Vado a tagliare nuovamente qui, faccio di nuovo una transizione qua, allungo questo ovviamente sempre alla fine e ci vado a mettere la transizione uguale, identica come quella sotto. Quindi abbiamo questo effetto qui. Sì, però se non togliamo sotto il blur, ragazzi, sto un po' dormendo, scusate. No, il blur, cretino.
Il blur bisogna toglierlo perché sennò l'effetto, aspettavo l'effetto, cioè, ma non succede niente. Quindi rivediamo tutto da capo, pardonschi, guardate che bello. Ok, quindi diciamo che abbiamo fatto una titolazione cinematica, e poi vi ho spiegato che la titolazione, cioè la cinematica è tutto l'insieme, eh. Qui infatti non abbiamo neanche messo le bande, ma per mettere le bande è molto semplice, facciamo un bel copia, ok, e ci andiamo a fare un bel incolla, e uno, e uno, due. E guardate un po' come cambia tutto, come cambia. Come ultima cosa, se volete proprio sbulacers, potete aggiungere sotto il titolo una riga, ma, così non è che ho scoperto niente, una righetta, andando sempre aggiungendo una forma e andando a scegliere la righettina. La dovete andare ovviamente a posizionare giusta, ok? Andando su Y, la mettete sotto e dovete ovviamente anche allungare, ok? Andiamo qua, scala X, l'allungate per tutta la lunghezza del titolo, più o meno sì, spero di sì. E qui ovviamente potete lasciarlo così oppure animare anche diciamo la riga. Come si fa? Si duplica semplicemente il nostro filmato, il nostro titolo, si va a levare ovviamente diciamo il carattere, no? Il titolo si va a levare, ovviamente se è rimasto perché giustamente è rimasto. Qua sotto andate a levare la riga perché se no ne avete doppia, ok? E a questo punto potete fare, non so, quando il titolo è arrivato, potete fare così. Eh sì, la righetta però, la righetta bisogna tagliarlo giusto perché se no, possiamo anche fare così, tagliarlo giusto, e anche di qua perché bisogna farla sparire prima. Allora si fa così, lo so ragazzi, la vita del titolatore è così. Allora andiamo qui, ritorniamo qui, andiamo ovviamente nel primo frame perché qui attenzione sempre a posizionarvi giusti, facciamo così, taglia sinistra 50 e uno è andato, questa volta era giusto, l'altro 50, ma perché ragazzi devo allungare il filmato, se no dura troppo poco. Allora ok, mettiamo un frames, ok, e facciamo così. Sì, questo diciamo che è un po' corto, ok, un po' cortina come titolo, però vediamo un po' come diciamo com'è l'effetto visivo più che altro, ok? Ecco, possiamo ovviamente, vedete che il titolo nasce qui, possiamo spostare ovviamente la nostra riga e poi alla fine possiamo anche chiudere in bellezza con un fade finale anche qui e andiamo a rivederci tutto da capo. Benissimo cari amici, avete visto? Con due cliccate si fanno dei titoli d'effetto bellissimi, anche il blur, ho fatto un po' di confusione del tutorial ma abbiate pazienza, sono scopio, quindi diciamo spero che lo apprezziate ugualmente. Vi rinvito a iscrivervi al canale, specialmente il 73% che non si iscrive perché ha paura di qualcosa, ma è totalmente gratuito
e non comporta nulla, quindi iscrivetevi. Azionate la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò. Poi vi ricordo che sullo store lumafusionitalia.it o lumafusion.it trovate un PDF dei tasti rapidi se utilizzate la tastiera, molto utile, tradotto in italiano, ok, da me stesso, col mio inglese praticamente molto scarso, però sono riuscito a capire con gli aiuti elettronici, si riesce a capire. L'ho tradotto così almeno potete usufruirne per una piccola quota, una piccola somma di 2 euro mi sembra che costi, e aiutate il canale ovviamente a crescere e a generare, andare avanti. Detto questo, lamentato da buon genovese, vi saluto e vi ringrazio e vi mando al prossimo video.